Sono nel bosco con i cani. È una giornata, una mattinata molto buia. Sono circa le 8 di mattina e nonostante abbia pubblicato ieri un video, volevo condividere una cosa molto veloce. Poi dico veloce, ma chi mi conosce sa che sono un po' logorroica. Sasha si è sdraiata nel bosco, sta iniziando a piovere. E saranno 2 giorni di pioggia, soprattutto domani, ma ci sta. Il rumore della pioggia comunque nel bosco è qualcosa di veramente bello. Volevo fermarmi qua nel bosco, ma a questo punto andiamo al capanno e facciamo 2 chiacchiere lì. Eccoci. Ovviamente ci devono essere sempre dei sottofondi per ogni video. In questo caso abbiamo la pioggia, i cani che bevono e girano, i piccioni. Ci sta tutto, ormai è così. Spero che nonostante la pioggia si riesca a sentire bene, che non sia troppo fastidioso. Portate pazienza. Voglio svelarvi un segreto, nel senso che, come sapete, vi dico sempre che i numeri non sono importanti per me per quanto riguarda YouTube, i vari canali, eccetera eccetera, ma la verità è che questo è vero solo in parte, nel senso che mi sono resa conto che il mio umore viene un po' intaccato quando succede che diminuisce il numero di chi ci segue, quando i canali non crescono, insomma un pochino effettivamente diciamo che ci resto male. E stavo riflettendo sul fatto che siamo davvero condizionati culturalmente da questo mondo virtuale, pur quanto cerchiamo di prenderne le distanze. Ammetto che non mi dispiacerebbe avere dei numeri più alti, però ho fatto un'analisi anche su questo, nel senso che ho analizzato le motivazioni di questo mio desiderio e mi sono resa conto che in realtà le motivazioni che ci stanno alla base sono delle motivazioni che per quanto mi riguarda sono lecite per la mia morale, diciamo, per come io vedo il mondo, e sono queste. Allora, la prima è che mi piacerebbe molto riuscire a monetizzare tramite YouTube o tramite comunque i social, quello che è, in particolare tramite YouTube, cioè non diciamo diventare ricca tramite YouTube, però avere diciamo un riscontro economico anche indiretto, non necessariamente diretto, perché la questione della pubblicità è una cosa che non mi piace, non mi fa impazzire. L'idea di monetizzare tramite la pubblicità è una cosa che non mi riempie diciamo di gioia, per quanto sia un guadagno assolutamente lecito, per carità.
però mi piacerebbe indirettamente avere dei riscontri, ma banalmente facendo in modo che le persone si avvicinino alla nostra realtà, partecipino alle attività, o magari attraverso, appunto, magari aprendo un Patreon e cose di questo genere, ecco. Questo mi interesserebbe, appunto, attraverso gli abbonamenti al canale, per esempio, ecco, queste cose. Questo mi piacerebbe perché mi piace fare video, perché lo trovo del tempo ben speso per quanto mi riguarda, perché, come vi dicevo nell'ultimo video, la condivisione per me è qualcosa di importante, e siccome ho sempre purtroppo abbiamo fatto fatica a condividere personalmente, quindi a condividere a tu per tu con le persone, anche se il nostro obiettivo principale era esattamente quello, quindi non c'era l'idea di aprire un canale YouTube, eccetera, anche perché avevamo già fatto questa cosa quando ci occupavamo di allevamento, e quindi eravamo assolutamente orientati a portare eventualmente avanti quel tipo di canale, che poi abbiamo sospeso perché la nostra vita è cambiata e non avevamo più in mente all'inizio di aprire un nuovo canale, o assolutamente. Nel frattempo aumenta anche la pioggia, e quindi l'idea non era quella di monetizzare attraverso la rete, attraverso internet, diciamo, ma l'idea era tutt'altra, era quella di incontrare persone e di creare comunità sul territorio. Quindi la problematica è stata che abbiamo avuto difficoltà a creare questa rete, come vi ho sempre raccontato. Delle persone che dovevano far parte del progetto hanno lasciato il progetto, e quindi è chiaro che tutto è cambiato, ma il nostro desiderio di condivisione si è mantenuto. Quindi questa è una motivazione. La seconda motivazione, ma credo non meno importante, anzi direi forse ancora più importante, è che a volte mi domando, appunto, quale sia la difficoltà comunicativa che abbiamo, e che ho io in particolare, e mi piacerebbe avere un'efficacia comunicativa migliore per poter trasmettere dei concetti semplici, ma che magari permettano alle persone di provare delle emozioni, di sentirsi accolte, comprese, che si possono rivedere in alcuni scorci magari, e che si possano, insomma, ritrovare e sentirsi magari meno sole, o sentirsi, appunto, avere degli spunti anche, e magari trovare anche la motivazione per fare delle cose che vorrebbero fare, ma che magari per vari motivi hanno accantonato, che magari trovassero ispirazione magari in qualche piccola, anche solo in qualche piccola immagine, non necessariamente nelle mie parole, ma magari nelle immagini della natura, eccetera. Come dicevo nell'ultimo video, per me la condivisione è davvero un gesto importante, e in più il canale, questo potrebbe essere il terzo motivo, mi permette di esprimermi o di tirare fuori tutte quelle, non tutte, però alcune delle emozioni che provo nel vivere a contatto con la montagna, nel fare esperienze insieme agli animali, cose del genere, magari esperienze che non tutti si possono permettere, perché magari hanno una vita di città, e magari potrebbe essere lo sprono per fare queste esperienze, per trovare delle strade, e anche
per trovare la propria strada, non in senso generale, in senso, come si può dire, chissà che metafisico e esistenziale, ma avere lo sprono per trovare un proprio spazio, anche semplicemente durante la propria quotidianità o durante la settimana o quello che volete. Non ho l'ardire di pensare che la mia voce possa chissà che impattare sulla vita degli altri, sulla società, eccetera eccetera, però mi piace provare a mettere il mio e quindi quando succede che, come per esempio ieri, pubblico un video, tra l'altro dove c'è stata dietro una fatica non indifferente, perché abbiamo avuto dei problemi con l'audio, perché abbiamo cercato di settare il microfono in un certo modo, ma non ci siamo riusciti, quindi siamo dovuti tornare al vecchio metodo di registrazione, che comunque non è il massimo. Volevamo migliorare la qualità, c'è tutto un lavoro comunque di miglioramento della qualità dei video, pur quanto non siano a livelli ovviamente cinematografici, ma neanche minimamente a livelli dei bei video di YouTube, ma quello che ci interessa comunque migliorarci in questo, ma anche proprio per un atto creativo, nel senso che per riuscire a dare al meglio il senso di quello che vogliamo trasmettere. È ovvio che la qualità permette di rendere meglio anche le emozioni e tutto quello che sta dietro, che sta dentro di noi quando viviamo e riprendiamo quello che decidiamo di riprendere. Quindi sì, mi fa rabbia, lo ammetto, vi svelo questo segreto, mi fa molta rabbia quando succede come ieri, che pubblico questo video fatto comunque con fatica, con pensiero, con un ragionamento dietro, anche se di solito cerco di riprendere in maniera spontanea e senza recitare. Mi dispiace quando vedo che i follower, gli iscritti diminuiscono. È vero, si è ridotto di 1, ma comunque insomma che qualcuno dopo che pubblico il video tolga, diciamo, la sua iscrizione, mi fa ben pensare. Ho riflettuto su questa cosa, e forse quello che mi fa rabbia è il fatto che ad oggi probabilmente non siamo più abituati alla bellezza della semplicità e ci aspettiamo sempre la spettacolarizzazione, ci aspettiamo sempre che si parli di cose eclatanti, che si portino contenuti diciamo di un certo spessore, non spessore in termini di contenuto, ma spessore in termini di visibilità, di intrattenimento. Io mi rendo conto di non essere una brava intrattenitrice, non lo sono mai stata, anche se alcuni miei sogni, in senso proprio sogni notturni, riguardano il fatto che io mi ritrovo a fare cabaret e sono super felice di farlo, di far ridere la gente. Cosa che non sono mai stata capace di fare, ma che in realtà insomma non mi sarebbe dispiaciuto fare nella vita. Però un messaggio che mi piacerebbe trasmettere è il fatto che comunque va bene vivere una vita ordinaria, essere delle persone semplici, va bene anche non essere sempre ok, che ci siano dei momenti di sconforto, che guarda caso io penso che nelle persone siano quotidiani, nel senso che credo che tutti quotidianamente viviamo dei momenti di down, che siano momenti che riteniamo di noia,
che siano momenti che riteniamo di tristezza, che siano momenti di stress, che siano momenti comunque che non ci danno sentimenti positivi. Io trovo che questo avvenga quotidianamente, però ci piace molto magari invece utilizzare i social e YouTube, quello che è, per vedere cose magari più divertenti, più leggere, e magari non appunto, magari anche contenuti importanti, anche temi anche pesanti, però fatti con una spettacolarità di un certo tipo, e magari parlando di argomenti molto più grossi e più importanti che la quotidianità semplice di una persona ordinaria. Io trovo invece che ci sia della bellezza, ci sia anche ci sia qualcosa di unico anche nella quotidianità, e questo è il messaggio che mi piacerebbe trasmettere, e il fatto che ognuno nella propria quotidianità possa trovare uno spazio dove dirsi ok, sono ok, va bene anche che in questo momento mi sento come mi sento, va bene che in questo momento sto attraversando una difficoltà, va bene che ad oggi non ho ancora raggiunto i miei obiettivi, o che sto facendo fatica a raggiungere i miei obiettivi. Questo non mi rende meno speciale, meno importante, e non rende la mia vita meno importante di quella di chi dice di aver raggiunto i suoi obiettivi, e di chi si presenta come una persona piena di risorse, piena di cose belle, di cose positive. Ricordiamoci che non sappiamo mai cosa nasconde la quotidianità di ciascuno, e che forse dovremmo un pochino più tendere proprio a porre l'attenzione su questa quotidianità, piuttosto che su una spettacolarizzazione delle cose, o su una vita parallela che ci sembra speciale, spettacolare, ma poi in realtà anch'essa dietro nasconde l'umanità delle persone. E questa umanità forse è quella che io vorrei trasmettere attraverso il canale, e mi dispiace molto, e forse questo è il motivo principale per cui mi arrabbio quando vedo che la mia comunicazione non funziona. Mi dispiace molto che questo messaggio non passi, e che anzi invece di trovare l'accoglienza di altre persone che sono, se vogliamo, ordinari come me, ma io ritengo che siamo tutti ordinari e straordinari allo stesso modo, e mi dispiace che molte persone non riescano a cogliere e anzi abbandonino così facilmente il canale. Sono molto felice del fatto che comunque, nonostante questo, non ho nessun desiderio di abbracciare l'algoritmo, o di cercare di soddisfare l'algoritmo per cambiare le cose. Questa è proprio una cosa che non mi interessa, perché quello che mi interessa è continuare a portare i miei messaggi, e portare portare un po' di creatività quando c'è, di portare un po' anche di normalità e di quotidianità, come ho detto prima, e di poter parlare di argomenti che mi interessano, che mi colpiscono in un determinato momento, senza la necessità di dover stare ad ascoltare l'algoritmo e gli algoritmi, e dover modificare il mio approccio alle cose, il mio approccio anche a YouTube, solo ed esclusivamente per ottenere del consenso, che poi sarebbe molto frivolo e superficiale. Io ringrazio chi invece ci segue e ci accoglie e comprende quello che vogliamo condividere, che comunque per me è importante, e quindi vi ringrazio, e vi invito, se volete, a passare a trovarci come sempre. Siamo in provincia di Bergamo, scriveteci su Instagram, ci trovate facilmente come Oak Church Ranch,
e se volete passare a trovarci, passare una giornata o anche una notte in tenda con noi, siete benvenuti. E niente, questo è quanto.